Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. Oggi vorrei parlarvi di 4 parole che è molto facile confondere perché si assomigliano, perché sono molto simili. La lezione di oggi può essere un ripasso per gli studenti più avanzati, può invece essere una lezione con informazioni nuove per gli studenti un po' meno avanzati, magari principianti o intermedi. Anche se sono sicura che ci sarà comunque qualcosa di nuovo da imparare anche per gli avanzati. Quali sono queste 4 parole? Le scrivo sulla lavagna. Bravo, bello, buono, bene. Bravo, bello e buono sono aggettivi, mentre bene è un avverbio. Perché è importante conoscere la categoria grammaticale di queste parole? È importante sapere che bravo, bello e buono sono degli aggettivi perché nella conversazione, quando parliamo, dobbiamo declinarli al maschile o al femminile o al plurale o al singolare. Quindi bravo può essere anche brava, bravi, brave, bello, bella, belli, belle, buono, buona, buoni, buone. Quindi in base a quello che dobbiamo dire dobbiamo declinare gli aggettivi al maschile singolare, al femminile singolare, al maschile plurale, al femminile plurale. Invece l'avverbio rimane così com'è. L'avverbio è invariabile, quindi bene rimane bene. Perché è invariabile? Perché l'avverbio ci dà delle informazioni sul verbo della frase, non su cose o persone. Questo è molto importante. Questo è il motivo per cui gli avverbi non cambiano, perché gli avverbi descrivono una modalità, come si svolge un'azione, come viene fatta un'azione. Quindi non descrivono, come invece fanno gli aggettivi, persone, cose, luoghi. Allora, iniziamo dall'aggettivo bravo, che è il primo della lista. Una cosa molto importante da ricordare su questo aggettivo è che si usa solamente con le persone e anche con gli animali in realtà, perché se penso al mio cane io gli dico bravo, quindi con persone e animali domestici, diciamo. Perché? Perché questo aggettivo indica un'abilità oppure un buon comportamento. Vediamo degli esempi. Sabrina è brava a suonare il pianoforte. Sto dicendo che Sabrina è capace, ha un talento, è molto brava a suonare il pianoforte. Vediamo un altro esempio. Questa può essere una domanda che una mamma fa al figlio. Hai fatto il bravo dai nonni? Hai fatto il bravo dai nonni? Che cosa significa? Significa ti sei comportato bene dai nonni? Ti sei comportato bene a casa dei nonni? Quindi io con l'aggettivo bravo voglio indicare una capacità, un'abilità, un buon comportamento. Per esempio, se dico Pierfrancesco Favino è un bravo attore, significa che è un attore capace, ha talento in quello che fa, va bene? Passiamo ora al secondo aggettivo, che è bello. Bello indica qualcosa di piacevole da guardare. Quindi con l'aggettivo bello descriviamo tipicamente l'aspetto fisico di qualcuno o qualcosa. Quindi se io dico che bel ragazzo, sto descrivendo l'aspetto fisico di quella persona.
Sto dicendo che è una persona attraente, bella da guardare. Possiamo però usare questo aggettivo anche per descrivere positivamente un'esperienza. Quindi se io dico è stata una bella vacanza, è stata una bella vacanza, sto dicendo che è stata una vacanza positiva. Sto descrivendo un'esperienza positiva. O ancora, è stata una bella serata. Sto descrivendo un'esperienza piacevole, un'esperienza positiva. Quindi possiamo usare l'aggettivo bello sia per descrivere persone, sia per descrivere luoghi e esperienze, eventi, in modo positivo. Passiamo ora all'aggettivo buono. L'aggettivo buono indica una qualità positiva, spesso nel gusto di un cibo, oppure nel carattere di una persona o nella qualità di qualcosa. Vediamo degli esempi. Se io dico questo gelato è buono, sto dicendo che questo gelato ha un buon sapore, è buono da mangiare. Se dico Maria è una persona buona, sto descrivendo il suo carattere, la sua indole. Maria è una persona gentile, generosa. Posso anche dire questo è un buon libro per studiare la grammatica. Quindi mi riferisco alla qualità del libro. Sto descrivendo che è un libro utile, è un libro valido per studiare la grammatica. Allora, abbiamo visto i 3 aggettivi bravo, bello e buono. Riepiloghiamo le informazioni che abbiamo detto fino ad ora prima di passare all'avverbio. Abbiamo 3 esempi. Maria è brava, Maria è bella, Maria è buona. Iniziamo dal primo aggettivo. Se dico Maria è brava, sto dicendo che Maria è capace a fare qualcosa, oppure che Maria si comporta bene. Per esempio, se Maria fosse una studentessa, la professoressa direbbe Maria è brava a scuola, che può voler dire sia che è brava nel senso che va bene a scuola, studia sempre, studia molto, ottiene buoni risultati, e sia che si comporta bene a scuola. Se dico Maria è bella, sto dicendo che ha un bell'aspetto fisico. Sto dicendo che Maria è una bella ragazza o una bella donna. Sto descrivendo il suo aspetto fisico in modo positivo. Se invece dico Maria è buona, sto descrivendo il suo carattere, la sua indole. Maria è buona significa che Maria è gentile, Maria è disponibile con gli altri, ad ascoltarli, ad aiutarli. Maria è generosa. E sempre per recuperare un esempio con la scuola, mi viene in mente quando appunto andavo a scuola e dicevamo questa maestra è cattiva, quest'altra maestra è buona. Che cosa volevamo dire? Volevamo dire che la maestra cattiva ci sgridava sempre, mentre la maestra buona non ci sgridava mai o comunque era più comprensiva nei nostri confronti. Pensate a un bambino che va alle scuole elementari e dice la maestra Maria è buona. Significa che la maestra Maria è dolce, è comprensiva, è gentile, è generosa. E infine abbiamo l'avverbio bene. Bene indica come viene fatto qualcosa. Quindi bene significa in modo corretto, in modo soddisfacente. Vediamo degli esempi. Hai spiegato bene, cioè hai spiegato in modo corretto per favorire la comprensione. Hai spiegato in modo comprensibile. Vediamo un altro esempio. Giorgio cucina bene, cioè cucina in modo soddisfacente. Cucina in modo da raggiungere
un piatto piacevole al gusto. Vediamo un altro esempio. Federica ha risposto bene alle domande dell'esame, cioè ha risposto in modo corretto e di conseguenza ha superato l'esame. Va bene? Allora, questo è tutto per la lezione di oggi. Fatemi sapere nei commenti se avete delle domande. Spero che questo video, che questa lezione vi sia utile per capire meglio la differenza tra queste parole e come usarle bene nelle frasi. Grazie per aver seguito questa lezione e vi do appuntamento alla prossima. A presto! Ciao!